Ciao, mi chiamo Lella. Per molti anni il mio peso è stato di circa 167 kg, per solo 1,58 m di altezza. Benvenuti in questo nuovo video. Spesso nelle mie intro, quelle che precedono il vero e proprio corpo del video, troverete una mia frase ricorrente, ossia il peso massimo che ho raggiunto nella mia vita. Perché? Perché voglio che sia chiaro a tutte le persone che si approcciano ai miei video che la mia non è un'esperienza qualunque. Non sono una persona che ha avuto una perdita di peso di 10-20 kg, né tantomeno una ragazzina palestrata. Sono una persona che per più di 40 anni ha vissuto un'obesità morbigena estremamente grave, oltre il livello 3, come indica l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma come indica il buon senso. Per cui se ti stai approcciando a questi video, sappi che stai parlando con una persona che, oltre ad aver studiato l'alimentazione, il movimento e tantissime cose che troverai nei miei video, sono stata io stessa e lo sono ancora malata di grave obesità. Quindi gran parte di ciò che ti dico ha una sola autorevolezza, che è quella dell'esperienza. Per cui ti pregherei di prendere quello che puoi con dei filtri, di non fare affidamento esclusivamente a quello che io ti dirò, ma di chiedere sempre dei consulti medici, e vi indirizzerò via via anch'io verso questa direzione, di non prendere mai da modello, ma solo da spunto, le cose che ti racconterò. Adesso esuliamo un po' dai discorsi dell'alimentazione e del movimento e iniziamo una nuova serie di video. Troverete nella playlist del canale, via via che metterò questi video, circa 3 argomenti. Dividerò i video per 3 grandi macro argomenti. Il primo è quello legato alle basi dell'alimentazione, l'obesità infantile, parleremo di attività fisica, di vari tipi di diete, parleremo del mondo della nutrizione e del movimento a 360 gradi, facendo riferimento anche a degli studi. La seconda playlist riguarda la mia esperienza, dalla mia obesità infantile fino ai giorni d'oggi, e si spera un futuro di guarigione. La terza playlist, che è quella più delicata, e oggi con questo video la inaugureremo, riguarda il mondo dell'obesità, soprattutto dell'obesità grave. Voi vi siete mai chiesti come vive una persona obesa, la giornata tipica di un obeso, quali sono le difficoltà quotidiane di normale amministrazione, come si vive in un corpo che pesa 2-3 volte ciò che dovrebbe essere, quali sono gli inconvenienti, che cosa ha fatto la società, che cosa ha fatto l'Organizzazione Mondiale della Salute per venire incontro a tutto questo. Quindi vi racconterò degli argomenti delicati che magari possono non interessare le persone che sono normopeso, che non conoscono fondamentalmente nessuna persona obesa, perché non è che se ne vedano molti in giro, e vi spiegherò anche il perché. Quindi voi scegliete magari di volta in volta il video che vi può essere di interesse. Chiaramente io vi consiglio sempre di vederli tutti, perché hanno un unico filo conduttore, che è la ricerca della serenità e della guarigione psicofisica. Parliamo quindi della tipica giornata di una persona gravemente obesa. Vi farò degli esempi concreti. Voi quando vi svegliate al mattino, qual è la prima azione normale che volete compiere quando vi alzate dal letto? Potrebbe essere preparare il caffè, o potrebbe essere, come il 99% delle volte, andare in bagno. Questi sono i sanitari moderni. Una persona che pesa 50, 70, 80, 100 kg, oltre quello che dovrebbe essere, e non perché lo stabiliscono le mode o i pregiudizi, ma il buon senso, e non solo, si inizia a creare il primo di una lunga serie di problemi quotidiani. Mi reggerà la tazza del WC? So che sembra una barzelletta, ne hanno fatte tantissime sulle persone obese, hanno fatto tantissimi programmi americani, programmi italiani, hanno ridicolizzato queste persone definendole completamente fuori di testa e basta. C'è anche una componente di verità, perché se l'obesità è una malattia, chiaramente parte dalla mente. Ma nessuna persona normale dovrebbe porsi il problema se il WC reggerà oppure no. Poi che cosa fate voi persone normali? Vi fate la doccia? Vi siete mai posti il problema di dover entrare in doccia
Ci entro? Non ci entro? Riesco ad entrarci perché a volte ci sono dei gradini? Riesco ad uscire? Riuscirò a lavare tutto il mio corpo? Voi tenete conto che le persone fortemente obese, che hanno un grosso indice di massa corporea, non riescono mai a vedere delle parti del loro corpo. Per esempio un obeso banalmente non riesce a vedersi i piedi. Non vi sto dicendo queste cose per sviluppare in voi un pietismo che non serve a niente, ma solo farvi riflettere. Vista la gravità di tutto questo, che ha inizio da quando apriamo gli occhi, fin quando poi richiudiamo, perché una persona continua a rimanere obesa? Quanto è grave la malattia? Qualunque essa sia, e ne parleremo. Perché si parla di malattia dell'obesità? Perché tu che stai guardando i miei video, stai storcendo il naso, e so che provi fastidio perché sto toccando delle cose talmente intime, perché tu resti così come sei? Lo so che ci hai provato miliardi di volte, ci stai ancora provando, perché non ci riesci? La riflessione che voglio lasciarvi, e vi fermo solo al problema doccia, ma la giornata è lunga e la tratteremo negli altri video, è: se è tutto così pesante, oltre quello che porti, perché non riesci a toglierti questo peso nonostante sia assolutamente necessario, oltre ogni ragionevole dubbio? Che cos'è che ti fa restare così? E questo è l'aiuto che voglio darvi. È un invito alla riflessione, è un invito a guardarvi attorno. Perché le persone gravemente obese non le vedete mai? Non esistono? Sono l'unica persona che ha fatto un video dove si racconta? Se ci sono, dove sono? Perché non escono di casa? È solo la vergogna, l'imbarazzo, il carattere? O diventa oggettivamente, completamente, una vita fuori da qualsiasi misura? Siamo arrivati solo alla doccia se riusciamo a farla, ma dopo riusciremo ad asciugarci? Ne parliamo nel prossimo video.